Ti stanno controllando senza che tu lo sappia. In questo esatto momento, qualcuno ha trovato il modo di entrare nella tua mente, di accendere i tuoi interruttori emotivi, di trasformarti in una marionetta delle tue stesse emozioni. Ma oggi scoprirai non solo come hanno fatto, ma come diventare completamente immune per sempre, perché quello che stai per imparare cambierà il modo in cui vedi ogni conflitto, ogni provocazione, ogni tentativo di manipolazione per il resto della tua vita. La trappola della reazione automatica. La rabbia è la chiave principale delle tue emozioni e qualcuno ce l'ha in tasca. Pensa all'ultima volta che hai perso la testa. Chi c'era? Cosa è successo dopo? Hai ottenuto quello che volevi o hai dato esattamente a qualcun altro quello che voleva lui? La verità è questa. La rabbia non è mai casuale. È sempre il risultato di una leva tirata al momento giusto da qualcuno che sa esattamente come funzioni. È come se avessi un codice segreto e qualcuno l'avesse scoperto. E fino a quando non capisci questo meccanismo, continuerai a essere una marionetta emotiva nelle mani di chiunque abbia studiato i tuoi punti deboli. Marco Aurelio scriveva: «Quanto dolore ci risparmiano i mali che non sono mai accaduti, ma quanto dolore ci infliggiamo per i mali che esistono solo nella nostra interpretazione». La rabbia nasce sempre da una storia che ci raccontiamo. Una storia di ingiustizia, di mancanza di rispetto, di aspettative tradite. Una storia che spesso è più devastante della realtà stessa. Ecco la verità onesta che nessuno ti ha mai detto. Non ti vogliono felice, non ti vogliono in pace, ti vogliono arrabbiato perché la rabbia ti rende prevedibile, ti rende debole, ti rende un loro schiavo emotivo. Quando sei arrabbiato non ragioni. Quando sei arrabbiato reagisci. Quando sei arrabbiato sei completamente controllabile. C'è qualcosa di ancora più insidioso che devi capire. La società moderna ha trasformato la rabbia in uno spettacolo di intrattenimento. Sui social media, nei talk show, nelle discussioni familiari, persino negli uffici. Chi urla di più ha ragione. Chi si arrabbia di più viene ascoltato. Chi perde il controllo ottiene attenzione. È un circolo vizioso che ci ha programmati a credere che la rabbia sia forza, quando in realtà è la sua completa assenza. Ogni volta che esplodi, qualcuno sorride. Ogni volta che perdi il controllo, qualcuno lo guadagna. Ogni volta che la tua rabbia parla al posto tuo, la tua saggezza tace per sempre. E quello che succede dopo, ti ritrovi a dire cose di cui ti penti, a rovinare relazioni che contano, a prendere decisioni stupide che pagherai per mesi o addirittura anni. C'è uno studio affascinante del neuroscienziato Daniel Goleman che dimostra come durante un attacco di rabbia il nostro QI scende temporaneamente di 30 punti. Letteralmente diventiamo più stupidi. È come se qualcuno spegnesse la parte intelligente del nostro cervello e lasciasse accesa solo quella primitiva, quella che reagisce come un animale ferito. Ma aspetta, perché quello che sto per dirti cambierà tutto quello che hai sempre creduto sulla rabbia. Esiste un modo per uscire da questa trappola. Esiste un modo per riprendere il controllo della chiave principale delle tue emozioni. E inizia con una semplice ma rivoluzionaria consapevolezza. La rabbia è sempre una scelta. Sempre. Anche quando ti sembra che arrivi dal nulla. Anche quando ti sembra automatica. Anche quando giuri che è colpa dell'altro. Seneca diceva: «La rabbia è una pazzia temporanea, ma temporanea non significa inevitabile. Significa che puoi decidere quando inizia e quando finisce. Il problema è che la maggior parte delle persone non sa nemmeno di avere questa scelta. Vivono convinte che la rabbia sia come il mal di testa. Arriva e la subisci. La verità è diversa. La rabbia è come guidare un'automobile. Puoi accelerare, puoi frenare, puoi sterzare, puoi anche parcheggiare, ma prima devi renderti conto di essere al volante. E questo è esattamente quello che sta per succedere nei prossimi capitoli. Per i prossimi 3 giorni, ogni volta che senti la rabbia salire, fermati e fai questa domanda. Chi ha appena tirato la mia leva emotiva? Scrivilo su un foglio. Solo questo. Non devi fare altro. Stai mappando i tuoi meccanismi di controllo per riprenderli in mano. Ti sorprenderai di scoprire che sono sempre le stesse persone
nelle stesse situazioni, con le stesse tattiche. L'arsenale del silenzio strategico. Il silenzio non è vuoto. Il silenzio è pieno di possibilità, è pieno di scelte, è pieno di potere che gli altri non possono toccare, perché non possono controllare ciò che non esce dalla tua bocca. Ma attenzione, non tutti i silenzi sono uguali. E questo è il primo segreto che cambierà il tuo approccio a ogni conflitto. Esiste il silenzio della paura, che è fuga. È il silenzio di chi sa cosa dovrebbe dire, ma non ha il coraggio di dirlo. Esiste il silenzio della confusione, che è paralisi. È il silenzio di chi non sa cosa dire e rimane bloccato. E poi esiste il silenzio strategico, che è puro potere concentrato. Questo tipo di silenzio non è assenza di parole, è presenza di controllo totale. Quando qualcuno ti provoca e non reagisci, succede qualcosa di magico. Il loro piano fallisce completamente. Avevano preparato una sceneggiatura dove dovevi urlare, dove dovevi difenderti, dove dovevi cadere nella loro trappola emotiva, ma hai strappato il copione e ora sono lì con le loro provocazioni in mano che non sanno più cosa fare. È come se avessero preparato una partita a scacchi e tu avessi cambiato gioco. Ecco il segreto che cambierà il tuo approccio per sempre. Il silenzio strategico non è passività, è attività nascosta, è guerra psicologica di alto livello. Mentre l'altro spende energia per provocarti, tu la conservi. Mentre l'altro si svuota urlando, tu ti riempi di forza. Mentre l'altro perde la dignità davanti a tutti, tu la costruisci. Stai combattendo, ma su un campo di battaglia che loro non possono nemmeno vedere. Seneca diceva: ogni nuovo inizio deriva da una fine. E il tuo nuovo inizio inizia quando finisci di reagire a ogni provocazione come un animale addestrato. Quando finisci di dare potere alla bocca degli altri sulla tua pace interiore, quando inizi a capire che il tuo silenzio è la loro sconfitta più grande e più frustrante. C'è una storia zen che racconta di un maestro che veniva continuamente insultato da un uomo arrabbiato. Dopo ore di offese, il maestro rimase in perfetto silenzio. L'uomo, esasperato, gridò: «Perché non rispondi alle mie offese?» Il maestro sorrise dolcemente e disse: «Se qualcuno ti offre un regalo che tu non accetti, di chi rimane il regalo?» L'uomo rispose confuso: «Di chi lo ha offerto, ovviamente». «Perfetto», concluse il maestro. «Le tue parole offensive sono il tuo regalo avvelenato. Io semplicemente non le accetto, rimangono tue». Ogni parola che non dici in preda alla rabbia è una vittoria strategica. Ogni reazione che trattieni è un muscolo emotivo che si rafforza silenziosamente. Ogni volta che scegli il silenzio invece dello scontro, stai costruendo una fortezza dentro di te che nessuno potrà mai abbattere, nemmeno con le parole più feroci. Il silenzio strategico ha anche un effetto collaterale potentissimo che devi conoscere. Crea mistero e rispetto. Quando non reagisci come si aspettano, le persone iniziano a chiedersi cosa stai pensando, iniziano a dubitare delle loro mosse, iniziano a rispettarti senza nemmeno sapere perché. È come se la tua calma fosse contagiosa al contrario. Invece di calmare loro, li agita profondamente. Il neuroscienziato Paul Ekman ha scoperto che quando qualcuno si aspetta una reazione emotiva e non la ottiene, il suo cervello entra in uno stato di dissonanza cognitiva. Non riesce a processare l'informazione. È come se avesse lanciato una palla contro un muro e quella palla fosse sparita invece di rimbalzare. Questo li destabilizza più di qualsiasi risposta tu possa dare. Il tuo silenzio li spaventa perché non sanno cosa stai pensando. Il tuo silenzio li destabilizza perché non possono controllarti. Il tuo silenzio li sconfigge perché non possono usarti come sfogo per le loro frustrazioni. E soprattutto, il tuo silenzio li costringe a confrontarsi con se stessi, cosa che la maggior parte delle persone cerca disperatamente di evitare. E qui arriva la parte che devi assolutamente sapere prima di continuare. Il silenzio strategico deve essere costruito su fondamenta solide, altrimenti crolla alla prima vera pressione. Scegli una persona che di solito riesce a provocarti facilmente. Per una settimana intera, ogni volta che questa persona cerca di farti reagire, conta mentalmente fino a 10 prima di rispondere.
Se in quei 10 secondi ti rendi conto che la tua risposta sarebbe stata emotiva, scegli il silenzio. Annota quante volte hai scelto il silenzio e come ti sei sentito dopo. Noterai che il tuo senso di controllo aumenta ogni giorno. Maestria emotiva. Quando le emozioni diventano strumenti. Credi di essere padrone della tua vita? Allora dimmi, sei davvero padrone delle tue emozioni? Perché se non controlli quello che senti, non controlli niente di veramente importante. Se le tue emozioni decidono per te, sei solo un passeggero nella tua stessa esistenza, un ospite nella tua stessa mente. Qui c'è un malinteso che rovina tutto e che devi eliminare immediatamente. La maggior parte delle persone pensa che controllo emotivo significhi diventare di ghiaccio. Pensano che significhi non sentire nulla, diventare robot emotivi senza cuore. È completamente sbagliato e dannoso. Il controllo emotivo significa diventare fuoco controllato, non ghiaccio morto. Significa sentire tutto, ma scegliere cosa fare con quello che senti. Epitteto ci insegnava: non puoi controllare ciò che ti accade, ma puoi sempre controllare come reagisci a ciò che ti accade. Questa non è filosofia astratta da biblioteca polverosa, è neuroscienza pura applicata alla vita quotidiana. Il tuo cervello ha 2 centri di comando principali: l'amigdala, che reagisce istintivamente come un animale selvaggio, e la corteccia prefrontale, che riflette e analizza come un saggio stratega. Quando impari a dare il comando alla corteccia prefrontale, diventi il vero capitano della tua nave emotiva. Ogni grande leader che hai mai ammirato, ogni persona forte che conosci, ogni individuo che rispetti profondamente, aveva questa capacità fondamentale. Ha imparato questo segreto universale: le emozioni sono strumenti potentissimi, non padroni tirannici. Sono informazioni preziose, non comandi assoluti. Sono energia pura, non direzione obbligata. E quando capisci davvero questo principio, tutto nella tua vita cambia radicalmente. Pensa alla rabbia come a un fuoco. Un fuoco può bruciare completamente la tua casa, oppure può riscaldarla nelle notti più fredde. Può distruggere tutto quello che hai costruito, oppure può cucinare il cibo che ti nutre e ti fa crescere. La differenza fondamentale non è nel fuoco stesso, è nel controllo totale che hai su di esso. La rabbia può essere completamente distruttiva, oppure può darti l'energia focale necessaria per cambiare definitivamente ciò che non va nella tua vita. Ecco quello che la maggior parte delle persone non capisce mai. La maestria emotiva non si ottiene una volta per sempre come una laurea che appendi al muro. È un allenamento quotidiano, costante, senza pause. È come un muscolo che si sviluppa solo con l'esercizio sistematico e progressivo. Ogni volta che senti l'impulso automatico di reagire e invece scegli consapevolmente di riflettere, stai allenando questo muscolo cruciale. Ogni volta che trasformi la rabbia distruttiva in determinazione costruttiva, stai crescendo esponenzialmente. Marco Aurelio, l'imperatore che governava il mondo conosciuto, scriveva nel suo diario personale: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Immagina, questo uomo aveva il potere di vita e di morte su milioni di persone, ma si ricordava ogni singolo giorno che l'unico vero potere invincibile è quello sulle proprie emozioni. Le persone che ti feriscono vogliono disperatamente vedere la tua ferita aperta. Vogliono vedere che il loro colpo ha fatto male, che sei vulnerabile, che possono controllarti attraverso il dolore. Ma quando mostri controllo totale invece di dolore, quando mostri forza incrollabile invece di debolezza, quando mostri maestria invece di caos, li disorienti completamente. Non sanno più come comportarsi con te. Diventano completamente impotenti di fronte alla tua maestria emotiva. Il dottor Richard Davidson dell'Università del Wisconsin ha dimostrato attraverso risonanze magnetiche che le persone che praticano il controllo emotivo sviluppano letteralmente aree cerebrali più forti e più connesse. Il loro cervello si rimodella fisicamente, diventa più efficiente, più resistente, più potente. È come andare in palestra, ma per la mente. E qui c'è qualcosa che devi sapere sul potere delle emozioni controllate che ti sorprenderà completamente.
Crea il tuo termometro emotivo personale. Su una scala da 1 a 10, valuta la tua rabbia ogni volta che la senti salire. Se sei a 7 o più, applica immediatamente la regola delle 24 ore. Non prendere nessuna decisione importante e non dire nulla di definitivo finché non scendi naturalmente sotto il 5. Tieni un piccolo diario di questi momenti per una settimana intera. Scoprirai schemi nascosti che ti sorprenderanno. L'alchimia della trasformazione, da vittima a vincitore. Ogni spinta è un invito a cadere, ma esiste un segreto che trasforma ogni spinta in una rampa di lancio per volare più in alto. Questa è la differenza tra chi subisce la vita e chi la trasforma in un capolavoro. E questo segreto ha un nome: alchimia emotiva. L'alchimia era l'antica arte di trasformare il piombo in oro. L'alchimia emotiva è l'arte di trasformare il dolore in potere, la provocazione in crescita, l'attacco in opportunità. E chiunque può impararla, ma solo chi è disposto a cambiare prospettiva può padroneggiarla. Quando qualcuno cerca di abbatterti, ti sta facendo un favore senza saperlo. Ti sta mostrando esattamente su cosa devi lavorare. Ti sta indicando dove sei ancora vulnerabile. Ti sta regalando l'opportunità di diventare più forte. Ma per vedere questo regalo devi indossare gli occhiali giusti. Marco Aurelio scriveva: l'impedimento all'azione fa avanzare l'azione. Ciò che si frappone al cammino diventa il cammino. Questa non è solo una bella frase, è una formula matematica per la crescita. Ostacolo più giusta prospettiva uguale crescita accelerata. C'è un livello ancora più profondo. Ogni persona che cerca di provocarti ti sta insegnando qualcosa su te stesso. Ti sta mostrando dove la tua corazza ha ancora dei buchi. Ti sta rivelando quali parole hanno ancora potere su di te. Ti sta facendo vedere quali situazioni ti fanno ancora perdere l'equilibrio. Pensa alla tua vita come a una spada. Ogni provocazione è un colpo di martello. Puoi lasciare che ti deformi, oppure puoi usare ogni colpo per diventare più affilato, più resistente, più preciso. La differenza è nella tua reazione al calore e alla pressione. Seneca, che fu esiliato, imprigionato e poi costretto al suicidio, scriveva: ogni cambiamento, anche quello più agognato, comporta delle scomodità, ma quelle scomodità sono il prezzo della crescita, sono il costo della trasformazione, sono l'investimento per diventare una versione migliore di te stesso. Ecco il segreto che cambia tutto. Invece di chiederti perché mi sta succedendo questo, inizia a chiederti per cosa mi sta preparando questo. Invece di dire non è giusto, inizia a dire cosa posso imparare. Invece di pensare mi sta distruggendo, inizia a pensare mi sta costruendo. La vera vendetta non è far del male a chi ti ha ferito. La vera vendetta è diventare così forte che i loro attacchi non ti toccano nemmeno più. È diventare così elevato che le loro provocazioni sembrano il pianto di bambini capricciosi. È diventare così potente che la loro negatività rimbalza contro di te come sassi contro una montagna. E qui arriva la parte che devi assolutamente sapere sulla trasformazione. Scrivi una lista delle 3 persone o situazioni che più spesso ti fanno arrabbiare. Accanto a ognuna scrivi una lezione che potresti imparare da quella provocazione. Poi scrivi come potresti usare quella lezione per diventare più forte. Fai questo esercizio ogni volta che ti senti provocato. La fortezza interiore. Quando diventi inattaccabile. C'è una differenza abissale tra il silenzio della paura e il silenzio della fortezza interiore. Il primo è fuga, il secondo è scelta. Il primo è debolezza, il secondo è potere impenetrabile. Il primo dice non posso, il secondo dice non ho bisogno. Quando il tuo silenzio nasce da una fortezza interiore costruita con anni di lavoro su te stesso, diventa più rumoroso di qualsiasi urlo. Diventa più tagliente di qualsiasi insulto, diventa più potente di qualsiasi minaccia. Perché quel silenzio dice: so chi sono, so dove sto andando, e tu non puoi cambiare niente di tutto questo. Come si costruisce questa fortezza interiore? Non nasce dall'oggi al domani. È il risultato di decisioni quotidiane, è il frutto di battaglie vinte contro se stessi, è la conseguenza di aver scelto la crescita invece della comodità.
la disciplina invece dell'impulso, la visione a lungo termine invece della gratificazione immediata. Seneca scriveva: «Il primo e più grande castigo per i malvagi è non poter essere contenti di se stessi, e quando rimani in silenzio di fronte alle loro provocazioni, li costringi a confrontarsi con se stessi, li obblighi a sentire il rumore della loro stessa vuotezza. Il tuo silenzio diventa uno specchio che riflette la loro insicurezza. Ecco quello che rende questo tipo di silenzio così potente. Nasce dalla completezza, non dalla mancanza. Non è il silenzio di chi non sa cosa dire, ma di chi sa esattamente cosa dire e sceglie di non dirlo. Non è il silenzio di chi ha paura, ma di chi ha tanta forza da non aver bisogno di mostrarla. Questa fortezza interiore ha 3 fondamenta. La prima è la conoscenza di sé. Sai chi sei, cosa vuoi, dove stai andando. Nessuno può confonderti perché hai chiarezza. La seconda è l'accettazione. Accetti che non puoi controllare tutto, ma puoi controllare te stesso. La terza è la visione. Vedi oltre il momento presente, oltre la provocazione, oltre il dramma del momento. Quando hai costruito queste 3 fondamenta, le provocazioni degli altri perdono completamente potere. È come se parlassero una lingua che non capisci più. È come se stessero giocando un gioco a cui hai smesso di partecipare. È come se vivessero in un mondo che non ti appartiene più. Il neurologo Viktor Frankl, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, scriveva: «Tutto può essere tolto a un uomo, tranne l'ultima delle libertà umane, la scelta del proprio atteggiamento in qualsiasi circostanza». Questa è la fortezza interiore, la libertà di scegliere come reagire indipendentemente da quello che ti succede intorno. E ora ti svelerò il segreto finale per rendere questa fortezza completamente inespugnabile. Scrivi i tuoi 3 pilastri della fortezza interiore. 1. Chi sei veramente, i tuoi valori fondamentali. 2. I tuoi obiettivi principali nella vita. 3. La tua visione di come vuoi essere ricordato. Leggi questi 3 pilastri ogni mattina per una settimana. Quando qualcuno cerca di provocarti, ricorda questi pilastri e chiediti: questa provocazione cambia qualcosa dei miei pilastri? Il paradosso del potere. Quando non cerchi il controllo, lo ottieni. Eccoci arrivati alla verità più paradossale e potente di tutte. Ti provocano perché non riescono a raggiungerti. Ti attaccano perché rappresenti qualcosa che loro vorrebbero essere, ma non hanno il coraggio di diventare. Ti testano perché hanno bisogno di dimostrare a se stessi che non sei poi così diverso, che non sei poi così forte, che non sei poi così irraggiungibile. Ecco il paradosso che cambia tutto. Più smetti di cercare di controllarli, più controllo ottieni. Più smetti di aver bisogno della loro approvazione, più ti rispettano. Più smetti di reagire alle loro provocazioni, più potere accumuli. È il paradosso del distacco. Quando non hai più bisogno di qualcosa, quella cosa inizia a gravitare verso di te. Epitteto, che era nato schiavo e diventò uno dei filosofi più influenti della storia, diceva: «Non è ciò che accade che ti turba, ma il giudizio che dai su ciò che accade. E il giudizio che gli altri danno su di te quando non reagisci è: come fa a essere così forte? Come fa a essere così tranquillo? Come fa a non aver bisogno della mia approvazione? Non riescono a capirti perché non hanno fatto il lavoro che hai fatto tu. Non riescono a raggiungerti perché non hanno pagato il prezzo che hai pagato tu. Non riescono a toccarti perché non hanno la fortezza interiore che hai costruito tu. E questo li frustra profondamente, perché vedono in te quello che loro potrebbero diventare, ma non hanno il coraggio di affrontare. Ogni loro provocazione è un complimento mascherato. Ogni loro attacco è un riconoscimento involontario del tuo livello superiore. Ogni loro tentativo di abbatterti è la confessione che tu sei più elevato di loro. Ma qui c'è la parte più bella di tutte. Più continui a non reagire, più il divario si allarga. C'è una legge psicologica chiamata legge dello specchio. Le persone vedono negli altri quello che hanno dentro di sé. Quando qualcuno vede rabbia, insicurezza o debolezza in te, è perché quella rabbia, insicurezza o debolezza esiste prima di tutto in loro. Quando invece vedono forza, calma e controllo,
si rendono conto di quello che gli manca. Il neuroscienziato Antonio Damasio ha dimostrato che le emozioni influenzano ogni decisione che prendiamo. Quando diventi padrone delle tue emozioni, diventi automaticamente più influente, più rispettato, più ascoltato, non perché cerchi questi risultati, ma perché sono la conseguenza naturale del tuo controllo interiore. C'è un livello ancora più profondo di questo paradosso. Quando smetti di reagire emotivamente, inizi a rispondere strategicamente. Quando smetti di essere vittima delle circostanze, diventi architetto delle soluzioni. Quando smetti di subire la realtà, inizi a plasmarla. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, scriveva: confina l'attenzione al presente, ma aggiungeva anche: il presente è l'unico momento in cui hai potere. Ogni momento in cui scegli di non reagire a una provocazione è un momento in cui stai esercitando il tuo vero potere. Non devi dimostrare niente a nessuno. Il fatto stesso che cerchino disperatamente di provocarti è la dimostrazione che hai già vinto. Il fatto stesso che abbiano bisogno della tua reazione per sentirsi importanti è la prova che tu sei già irraggiungibile. Il fatto stesso che il tuo silenzio li disturbi così tanto è la conferma del tuo potere. Fai l'esperimento del potere silenzioso per una settimana. Ogni volta che qualcuno cerca di provocarti, invece di reagire, osserva la loro reazione al tuo non reagire. Annota cosa succede, come cambiano, cosa dicono, come si comportano. Scoprirai che il tuo controllo li influenza più di qualsiasi parola tu possa dire. La tua pace è la loro sconfitta. Il tuo silenzio è la loro condanna. La tua crescita è la loro punizione più grande. Ora sai come funziona il gioco. Ora sai come ti hanno manipolato. E ora sai come non permettere mai più a nessuno di usare la tua rabbia contro di te. Il potere è sempre stato tuo. Ora lo hai semplicemente ripreso. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.